Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio volevo parlare di 3 verbi, o meglio, di 3 forme dello stesso verbo che hanno tuttavia significati piuttosto diversi. Le 3 forme in questione sono spacciare, spacciarsi e essere spacciati. Quindi il verbo è spacciare, però queste 3 forme hanno significati diversi. Iniziamo da spacciare. Allora, spacciare vuol dire fondamentalmente distribuire, ma viene usato esclusivamente in un contesto specifico, ovvero il contesto della droga. Quindi spacciare vuol dire distribuire droga. La persona che si occupa di questa attività viene chiamata spacciatore. Per intenderci, uno spacciatore non è tanto un narcotrafficante che si occupa della produzione della droga, quanto una persona che si occupa della sua distribuzione al cliente finale, diciamo. Gli spacciatori sono quei personaggi che trovate nei parchi, per esempio, che vi chiedono se avete bisogno di qualcosa, se avete bisogno del fumo, eccetera, eccetera. Quelli sono gli spacciatori. Si chiamano spacciatori perché spacciano, quindi spacciare vuol dire distribuire la droga al cliente finale. In origine questo verbo veniva usato anche in altri contesti, oggi spacciare è collegato sempre al contesto della droga. Tuttavia è rimasto il sostantivo spaccio. Allora c'è lo spaccio inteso come concetto astratto di distribuzione, quindi c'è lo spaccio della droga, poi c'è lo spaccio inteso come edificio, punto vendita. Che cos'è uno spaccio? Uno spaccio fondamentalmente è un outlet, ovvero un posto, un negozio in cui vengono venduti i prodotti a prezzo ribassato. Di solito in Italia quando diciamo uno spaccio intendiamo un negozio in cui vengono venduti articoli di marca a prezzo ridotto, per esempio a metà prezzo. Ecco, questo tipo di negozi li possiamo chiamare outlet oppure spacci. Ma passiamo a spacciarsi. Spacciarsi ha un significato completamente diverso ed è seguito dalla preposizione per. Quindi è spacciarsi per. Spacciarsi significa far finta di essere qualcun altro, quindi sarà spacciarsi per un'altra persona. Cosa significa spacciarsi per un'altra persona? Significa far finta di essere un'altra persona, cioè dare un nome falso e dire di essere un'altra persona, o comunque comportarsi in un modo che fa pensare agli altri che noi siamo un'altra persona. Per esempio io posso dire: martedì hanno arrestato un uomo che su internet si spacciava per il presidente dell'azienda tal dei tali. Cosa significa che si spacciava per il presidente dell'azienda? Significa che faceva finta di essere il presidente dell'azienda, cioè scriveva io sono il presidente dell'azienda. Ok, questo è un esempio stupido, ma spero che sia chiaro il concetto di spacciarsi per qualcun altro. Oppure, per esempio, possiamo dire una frase di questo tipo: su internet è facile spacciarsi per persone di successo. Non so se avete presente gli autori dei blog e cose di questo tipo che di solito iniziano il loro articolo dicendo nella mia grande e lunga carriera, eccetera, eccetera. Cioè iniziano un articolo spacciandosi per persone di successo, ovvero presentandosi come persone di successo. In questo caso io dico spacciandosi perché non credo che siano persone di successo. Quindi spero che sia chiara la differenza. Se io dico si presentano come persone di successo è una forma neutra, se io dico si spacciano per persone di successo già sto esprimendo un giudizio, cioè sto dicendo che io non ci credo che sono persone di successo. Quindi l'idea chiave del verbo spacciarsi è proprio questa, cioè la discrepanza tra quello che si è veramente e come ci si presenta. Quindi spacciarsi vuol dire presentarsi come qualcosa di diverso da quello che si è. Poi da ultimo c'è essere spacciati. Allora questo è l'infinito, di solito però sentirete alla prima persona plurale, cioè siamo spacciati, punto esclamativo, quindi una cosa di questo tipo. Siamo spacciati. Ecco, cosa significa? Siamo finiti, cioè non abbiamo più speranza, non c'è più via di scampo, siamo finiti, non possiamo fare più niente. Per noi è finita. Non abbiamo più alcuna possibilità. Non so se conoscete l'espressione siamo fritti. Se conoscete l'espressione siamo fritti, ecco, siamo spacciati, siamo fritti vogliono dire la stessa cosa.
Diciamo che questa espressione è abbastanza insolita, cioè viene usata per esempio nei film e cose di questo tipo. Diciamo nella vita reale siamo spacciati, lo sentirete poco spesso. Io vi ho fatto l'esempio del plurale, prima persona plurale, potete sentire anche sono spacciato oppure sono spacciata, ma mi sembra un po' più insolito. Volendo potreste sentire anche l'infinito, per esempio, una frase di questo tipo. Si sono resi conto di essere spacciati. Che significa? Si sono resi conto di non avere più alcuna possibilità, di non avere più alcuna speranza. Ecco, questo è quanto. Spero che la differenza tra le tre forme del verbo spacciare sia chiara e vi saluto.